Ciao e benvenuto nel video dove andremo ad analizzare questo nuovo arpeggio che è l'arpeggio di Si bemolle maggiore e Sol minore. Andiamo allora a vedere come si fa a fare questo particolare arpeggio. Ecco, allora siamo pronti anche con l'arpeggio di Si bemolle maggiore. Mettiamo il pollice proprio sul primo Si bemolle, quello che troviamo appena più in giù del Do, questa nota qui. Attenzione che già il primo movimento sarà da fare con la prima e l'ultima nota a tasti neri, mentre le due centrali saranno coi tasti bianchi. Quindi si parte dal Si bemolle, poi abbiamo Re e Fa naturali e poi Si bemolle nuovamente. Quindi le tre note da tenere a mente sono Si bemolle, Re e Fa. Vediamo che dobbiamo sempre fare questo movimento a ventaglio per agevolare il movimento da diesis a diesis, in questo caso da bemolle a bemolle, e partiamo. Vediamo il primo movimento è questo, quindi pollice e mignolo che vanno, una volta mollato il pollice si va col mignolo a beccare il Si bemolle. Poi abbiamo il secondo movimento, questo è un po' più facile, quarto dito già pronto sul Si bemolle e quinto dito sul Re alto, proprio come sto impostando io adesso. Ok, quindi Re, Fa, Si bemolle e Re. Andiamo col terzo movimento, abbiamo Fa, Si bemolle, Re e Fa. In questo caso avremo invece il secondo dito ad avere il tasto nero, perché è proprio il Si bemolle. Si parte dal Fa. Ecco fatto, quindi anche il terzo movimento è fatto. Andiamo a fare l'ultimo movimento, l'ultimo sarà come il primo, quindi abbiamo purtroppo il Si bemolle sul pollice e sul mignolo. Anche qui cerchiamo di fare un movimento a pendolo, quindi ormai gli ho dato un sacco di nomi, quindi a pendolo, a ventaglio, a cerchio, come capiamo va fatto in questa maniera, quindi una volta che molliamo il pollice andiamo col mignolo a beccare il Si bemolle. Ecco, cerchiamo sempre di stare alla fine del tasto nero, quindi mai troppo all'interno, se no le dita che fanno le note bianche si trovano molto in difficoltà, essendo che si ritrovano ad avere non il pieno tasto, ma mezzo tasto solo da poter suonare. Quindi cerchiamo sempre di rimanere verso l'esterno della fisarmonica. E adesso partiamo al contrario, quindi manteniamo questa posizione, si parte col mignolo sul Si bemolle, torniamo a fare Si bemolle, Fa, Re e Si bemolle della prima ottava. Bene, poi andiamo a fare il secondo movimento, quindi bemolle sul secondo dito, partiamo dal Fa. Arriviamo al Fa basso, andiamo a fare terzo movimento, quindi bemolle sul quarto dito, si parte dal Re col mignolo e poi quarto dito. Ecco, come vedete l'indice andava sul Fa e il pollice sul Re, quindi molto attaccati. Infine, ultimo movimento come il primo, quindi dal Si bemolle al Si bemolle, stavolta da quello alto a quello sotto il Do, quindi a quello dell'ottava sotto. E impostiamo quindi come sempre la mano in modo da partire prima dal mignolo, fare il giro e arrivare sul pollice. Ecco, in questo caso terzo dito e non il quarto, perché dobbiamo fare Fa e Re col terzo e il secondo dito. Questo quindi era il Si bemolle maggiore. Adesso andiamo a vedere la relativa minore, che è quella del Sol minore. Il Sol minore, partiamo da qui e andiamo subito a vedere lentamente come si fa questo Sol minore. Anzi, andiamo prima a vedere lentamente il Si bemolle e poi andiamo a vedere lentamente il Sol minore. Quindi il Si bemolle è questo qui.
eccolo qua, questo era proprio il Si bemolle. Adesso invece andiamo a vedere prima lentamente il Sol minore, quindi vediamo un attimo come si fa, e poi andiamo anche a spiegare il Sol minore. Ok, allora, come si fa a fare questo Sol minore, l'arpeggio di Sol minore? Vediamo che si parte dal Sol, abbiamo un solo bemolle, come sempre sul Si bemolle, stavolta le tre note sono Sol, Si bemolle e Re, quindi non c'è più il Fa come prima, adesso c'è il Sol, e partiamo proprio con diteggiatura 1, 2, 3, 5, si va a fare da Sol a Sol. Prendiamo il Sol della prima ottava, quindi da Do saliamo fino al Sol, che è questo, e andiamo a partire da questo qua. Facciamo il primo movimento, bemolle sul secondo dito, poi abbiamo nuovamente questo movimento da bemolle a bemolle. Anche qui cerchiamo di fare il movimento giusto, quindi la diteggiatura è con il dito numero 4 sul Sol della seconda ottava, quindi Si bemolle, Re, Sol e Si bemolle. Terzo movimento partiamo dal Re della seconda ottava e arriviamo al Re della terza ottava. Qui abbiamo però il dito numero 3 che va a beccare il Si bemolle, quindi non il 4 ma il 3, perché è più comodo ai fini di questo movimento di arpeggio. Ecco, quindi non è sempre vero che il terzo movimento va fatto col quarto dito. Solitamente il secondo movimento è sempre fatto col secondo dito e invece il terzo movimento potrebbe variare, potrebbe essere fatto con il terzo o con il quarto dito a seconda del tipo di arpeggio. L'ultimo movimento invece vede da Sol della seconda a Sol della terza ottava, quindi arriviamo alla fine della tastiera e nuovamente 1, 2, 3, 5 come diteggiatura. Bemolle sul secondo dito. Ora manteniamo la posizione, si torna indietro. Molto bene, adesso nuovamente quinto dito sul Re e primo dito sul Re della seconda ottava, quarto dito, terzo dito sul Si bemolle, proprio perché è più comodo farlo col 3. Penultimo movimento, nuovamente quarto dito questa volta e partiamo dal Si bemolle col 5, movimento a ventaglio. Benissimo. Ultimo movimento da Sol della seconda ottava a Sol della prima ottava. Nuovamente 1, 2, 3, 5. In questo caso 5, 3, 2, 1 perché andiamo al contrario. Ecco fatto, quindi abbiamo finito anche questo Sol minore, possiamo andare verso la fine del video. Bene, allora abbiamo analizzato anche questo arpeggio, siamo tornati quindi sui tasti neri. Il prossimo arpeggio che andremo ad analizzare sarà quello di Mi bemolle maggiore e Do minore, anch'esso abbastanza particolare come arpeggio, lo vedremo nel prossimo video dedicato agli arpeggi.